Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di due persone molto famose nell'ambito del paranormale e che abbiamo anche già incontrato in alcuni miei precedenti video. Amityville, la famiglia Perron, la famiglia Snedeker e il caso Enfield e anche la famiglia Smarl. Tutti questi casi sono legati al paranormale, come vi dicevo, quindi a possessioni demoniache, oggetti maledetti, veri poltergeist, in cui sono intervenuti proprio questi coniugi di cui andremo a parlare oggi. Loro sono una vera autorità in questo campo e chiunque amante del paranormale non può non conoscerli. Sono famosissimi in tutto il mondo, esperti demonologi, ricercatori del paranormale e anche scrittori di numerosi testi legati proprio ai casi che hanno seguito. Sto parlando dei coniugi Warren. Sulle loro indagini più famose sono stati prodotti numerosissimi film di successo come The Conjuring e Annabelle, la bambola maledetta. Su di loro però, come si può facilmente immaginare, c'è una profonda spaccatura che dura ancora oggi, perché l'opinione pubblica si è da sempre molto divisa su di loro. Alcuni hanno sempre creduto alle loro capacità e alla loro buona fede, mentre altri assolutamente no. Ma prima di iniziare, se vi piacciono i miei video legati al paranormale, misteri e alle storie true crime, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo con la storia dei famosissimi coniugi Warren. Edward Warren Meaney nasce a Bridgeport in Connecticut il 7 settembre del 1926. Si appassiona già da bambino al paranormale per via di alcune sue esperienze personali vissute già da piccolo. A 17 anni entra nella Marina Militare degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Lorraine Rita Moran nasce anche lei a Bridgeport, ma il 31 gennaio del 1927. Frequenta una scuola cattolica per sole ragazze a Milford e si è sempre definita una medium, una chiaroveggente, in grado di riuscire a vedere l'aura delle persone ad occhio nudo e le anime dei defunti, ma nessuno in quel periodo le ha mai creduto. Edward Warren, meglio conosciuto come Ed Warren, è tra i 5 e i 12 anni che comincia ad avere le sue prime apparizioni nella casa in cui abitava all'epoca, che a suo dire era infestata. In alcune successive interviste Ed racconterà che queste apparizioni le ebbe la notte. Diverse volte mentre lui dormiva sentiva la porta dell'armadio della sua camera aprirsi. Vide diversi spiriti uscire. Ma quello che lo sconvolse particolarmente fu il volto di una donna anziana che usciva da questo armadio accompagnata da passi, sussurri ed un respiro molto affannoso. In queste occasioni Ed si spaventava talmente tanto che correva a rifugiarsi nel letto dei suoi genitori. Ed raccontò queste sue esperienze ai suoi genitori, ma non gli diedero molto peso. In particolare il padre, che era un poliziotto, gli ripeteva spesso che per ogni cosa c'era sempre una spiegazione logica, anche se Ed non riuscì mai a comprenderla in quel periodo. Ed è per questo che si dedicò poi successivamente allo studio del paranormale per capire l'origine di tali fenomeni. Ed e Lorraine si conobbero all'età di 16 anni nel 1943 al Colonial Theatre, dove Ed lavorava come usciere. Lorraine e la mamma erano clienti abituali di questo teatro ed è così in quel periodo che tra i ragazzi, tra Ed e Lorraine, nascerà una bellissima amicizia, tanto che Ed comincerà a fidarsi ciecamente di Lorraine e le confiderà un giorno il suo segreto più grande, e cioè che aveva avuto delle esperienze paranormali e continuava ad averle. Aveva avuto timore nel raccontarle queste cose perché non sapeva come Lorraine avrebbe potuto prendere quel racconto e cosa ne pensasse lei del paranormale, ma rimase stupito in positivo perché anche Lorraine aveva un segreto e glielo raccontò. Era una medium, capace di vedere l'aura delle persone ad occhio nudo. Riusciva a vedere le anime delle persone decedute ed era capace di entrare in trance
per poter comunicare con l'aldilà. Era veramente incredibile, i ragazzi si sentivano finalmente ben compresi e capirono di avere in comune qualcosa che li univa profondamente. Fu così che la loro amicizia ben presto si trasformò in amore e durante un congedo dal servizio militare Ed sposa Lorraine il 23 maggio del 1945 e alla fine della guerra, quando Ed fa ritorno a casa, non c'è solo Lorraine ad aspettarlo, ma una dolcissima sorpresa, una figlia, Judy Warren. Dopo il matrimonio Ed decide di studiare arte perché era da sempre appassionato di pittura e prende anche lezioni per 2 anni, ma nel tempo libero coltiva sempre l'hobby della demonologia. I 2 giovani in quel periodo si guadagnavano da vivere proprio con la vendita dei quadri dipinti da Ed, fino a quando non iniziarono la loro vera carriera, quella di investigatori del paranormale. Ma come ebbe inizio tutto questo? Ed ad un certo punto decide che vuole imprimere su tela delle case infestate e cominciano un viaggio tra il New England e il New Hampshire. Individuano le case infestate da dipingere grazie al dono di Lorraine. Quando le abitazioni venivano individuate, Ed si appostava subito al di fuori di queste case e cominciava a dipingerle. Ma dipingeva anche le anime che possedevano quelle case. Quando il dipinto era terminato, Lorraine si occupava di andare a bussare alle porte di quelle case per vendere i loro quadri, facendo capire a quelle persone che erano a conoscenza dei loro turbamenti. Ed è con questo metodo che riuscivano ad entrare e a parlare con i proprietari delle infestazioni che li stavano tormentando, portando così avanti la loro passione. In quel periodo, quindi, i poteri da sensitiva di Lorraine aumentarono sempre di più, divennero sempre più forti, perché la ragazza era in grado di individuare le anime che infestavano quelle case già dall'esterno. In quel periodo documentarono anche diversi casi di poltergeist e di oggetti maledetti. Poco dopo diventarono sempre più popolari in quel settore lì, tanto che nel 1952 decidono insieme di fondare la New England Society for Psychic Research, la NESPR. Aveva lo scopo di indagare sui fenomeni paranormali delle persone che li contattavano terrorizzate, sia con l'aiuto della religione, ma anche con quello della scienza. Sì, perché nel loro team c'erano scienziati, medici, infermieri, poliziotti, membri del clero, studenti universitari e collaboravano tutti insieme per la liberazione dei casi che gli venivano sottoposti. Il loro intervento è stato richiesto anche da vari enti religiosi. Pensate che Ed, nella storia della Chiesa, è stato l'unico demonologo non clericale laico ad essere stato contattato anche dal Vaticano. Pensate che le prove video, le registrazioni che la NESPR produsse furono portate anche in un tribunale a Rockville, in Connecticut, e permisero la vincita del caso che all'epoca stavano seguendo. Nel 1965 entrano in contatto con un caso molto particolare, una casa infestata dallo spirito di una bambina, Cinzia, molto triste perché stava vagando in cerca della sua mamma. Questo caso viene preso molto a cuore dai coniugi Warren perché erano atterriti dalla sofferenza che questa bambina emanava e cominciarono a fare ricerche su ricerche, si confrontarono anche con preti, rabbini, membri di altre religioni, per cercare di capire quale sarebbe stato il loro approccio di fronte ad un'entità paranormale così sofferente che chiedeva aiuto. Molti però con i quali si approcciarono non credevano nel paranormale, mentre altri invece dissero che poteva bastare una benedizione alla casa, fare una messa o nei casi più gravi sottoporre direttamente la casa ad un esorcismo. Da qui in avanti ci sarà una svolta nelle loro vite e si contano tra i loro casi più di 10.000 interventi, tra cui fenomeni paranormali, oggetti maledetti, casi di possessione.
Alcuni di questi casi sono diventati talmente famosi che sono stati da spunto per diversi film, come La casa infestata di Amityville, La famiglia Perron perseguitata dai fantasmi, la bambola Raggedy Ann, meglio conosciuta come Annabelle, con al suo interno lo spirito di una bambina di 7 anni, o il lupo mannaro del Sutend, e moltissimi altri casi. Pensate che Ed e Lorraine avevano aperto anche un museo dell'occulto nel retro della loro casa a Monroe, in Connecticut, dove tenevano tutti gli oggetti maledetti o che erano entrati in contatto con entità demoniache durante tutti i loro casi. Il museo c'è ancora ed è attualmente di proprietà della figlia dei Warren, Judy, e del marito, Tony Spera. Si tratta di uno dei musei più antichi nel suo genere ed è famoso in tutto il mondo. Di giorno è meta per i turisti, di notte si trasforma in qualcosa di davvero inquietante. Pensate che lo stesso Ed dichiarò in un'intervista che dopo le 9 di sera non faceva più entrare nessuno. Questo posto è stato benedetto ed esorcizzato innumerevoli volte, ancora oggi per minimizzare la sua componente maligna, che però è ancora molto attiva. Amici, uno dei 2 oggetti più inquietanti e famosi del museo, oltre alla bambola Raggedy Ann che conosciamo tutti, è un organo che prima di essere ceduto ai Warren si trovava all'interno di una delle case più infestate di Stanford. Fu acquistato da un collezionista di strumenti antichi, ma quando si rese conto che quest'organo suonava da solo di notte, contattò immediatamente i coniugi Warren. Ed e Lorraine si misero subito ad investigare su questo oggetto e quando si resero conto che l'uomo stava dicendo la verità, decisero di impossessarsene per esporlo al museo. A detta di Lorraine, diverse volte la notte era possibile sentirlo emettere delle melodie davvero inquietanti. Un altro oggetto molto pericoloso è la bambola Shadow, capace di penetrare nei sogni dei suoi proprietari e indurli a degli incubi davvero terrificanti, nel quale poi la persona veniva sempre uccisa. Altri oggetti molto noti nella loro collezione sono specchi che erano stati utilizzati per invocare gli spiriti, cimeli voodoo, foto che bruciavano da sole, crocifissi che furono lanciati dalle pareti, ma in particolare una bara che, a detta di Ed, era stata utilizzata da un vampiro moderno. Ed Warren muore il 23 agosto del 2006 a causa di un arresto cardiaco. Lorraine, dopo la sua morte, ha continuato ad indagare e ad occuparsi del suo museo dell'occulto, dichiarando che era stato lo stesso Ed, dopo la morte, a farle sapere che voleva che continuasse in questo percorso. Quindi in tutte le interviste che Lorraine ha fatto ha sempre dichiarato che ha continuato per lui, per onorare suo marito e per portare avanti la sua eredità. Lorraine Warren ci ha lasciati invece il 18 aprile del 2019 all'età di 92 anni. A capo dell'associazione oggi c'è il genero Tony Spera, che ha lavorato accanto ai suoi suoceri per oltre 30 anni e si occupa anche, insieme a Judy, la moglie, del loro museo. Ma cosa sappiamo della figlia Judy? A causa dei numerosissimi viaggi di lavoro che facevano i suoi genitori, Judy è cresciuta con la nonna georgiana a Bridgeport e ha frequentato una scuola cattolica. Ma né i compagni né gli insegnanti sapevano esattamente che lavoro facessero i suoi genitori, sapevano solo che Ed era un paesaggista, e cosa che ci poteva stare perché lui era molto appassionato di pittura. Una cosa particolare è che Judy rimase da sempre terrorizzata dalla bambola Raggedy Ann e segue ancora oggi le regole che gli furono imposte dai genitori: non guardarla negli occhi, non risvegliarla e non darle confidenza. Judy non ha seguito le orme dei suoi genitori, gestisce insieme al marito il museo dell'occulto. Quest'uomo, grazie alla guida dei suoi suoceri, è riuscito a diventare un ricercatore del paranormale. Avendo girato così tanto e avendo partecipato a numerosi casi, l'abbiamo detto, si contano quasi 10.000 casi di
di interventi. È normale che i coniugi Warren abbiano tirato su di loro diverse critiche. Soprattutto diversi scettici hanno messo sotto la lente di ingrandimento quasi tutti i loro casi, definendoli senza fondamenta, e nonostante loro fossero stati mossi da una profonda credenza religiosa, tutti i casi secondo loro erano al limite dell'invenzione. I Warren non chiesero mai soldi per le loro consulenze, almeno questo solo all'inizio, chiesero solo soldi per il rimborso delle loro spese di viaggio. Le loro entrate di guadagno erano per lo più sulla vendita dei quadri di Ed e sulla vendita dei loro libri. Erano per lo più guidati da una profonda passione per il paranormale. Pensate che nel tempo poi diedero anche lezioni sulle loro teorie nelle aule universitarie. Qualcuno può giudicarli come dei veri ciarlatani, mentre altri dei veri esperti del paranormale. È sicuramente fuori discussione la passione che hanno sempre messo nei loro casi. Al di là di tutto, per me che sono appassionata di paranormale, rimangono una coppia davvero affascinante, perché hanno sacrificato la loro vita in questo campo e hanno sacrificato anche gli affetti. Non dimentichiamoci che viaggiavano molto, hanno sacrificato anche comunque la figlia per questo settore, per questa cosa in cui credevano tantissimo. Quindi se sia tutto vero o no, questo ovviamente io non posso saperlo e non può saperlo nessun altro, ma sicuramente rimarranno nella storia per sempre. Ricordiamoci che venivano contattati direttamente dalle persone che erano veramente terrorizzate, che vivevano dei turbamenti all'interno delle loro case, e non dimentichiamo anche che sono stati contattati anche da vari enti religiosi e dal Vaticano stesso. Amici, siamo arrivati al termine di questo viaggio per oggi. Io vi ho voluto raccontare la storia dei Warren perché sono delle persone che, ve l'ho già detto, mi hanno da sempre affascinato. I casi di cui ho parlato nei miei precedenti video sono i casi più famosi, ma ho intenzione di parlare di alcuni altri loro casi. Quindi, se vi va, datemi qualche input. Quale caso vi piacerebbe di più che io affrontassi nei miei prossimi video? Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate voi, come sempre. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao amici!